Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Se siete qua è perché probabilmente vi state preparando o avete intenzione di iscrivervi e quindi prepararvi al test d'ingresso per l'Università Bocconi. Per chi non mi conoscesse, sono Marco Lecchi, sono al mio primo anno di marketing management, quindi il mio primo anno di specialistica in Bocconi. Ho fatto la triennale sempre in Bocconi e ho fatto il corso di laurea in economia aziendale e management, quindi questo è il mio quarto anno in Bocconi. In questo video voglio darvi tutte le informazioni riguardo al test aggiornate, soprattutto per questi round di selezione che sono atipici perché il test non è più in presenza ma è online. Una precisazione: questo video è dedicato all'ingresso in triennale, ma voglio promettere a tutti i ragazzi che hanno terminato o stanno terminando una triennale che arriverà prossimamente sul canale un video dedicato al test d'ingresso per la magistrale in Bocconi, quindi assicuratevi di essere iscritti al canale in modo tale da ricevere l'aggiornamento quando questo video verrà pubblicato. Detto questo, possiamo iniziare. Innanzitutto ci sono 3 round di selezione per entrare in triennale col test Bocconi. Il primo round è chiamato Early Session e c'è già stato a metà ottobre e gli esiti sono anche già stati pubblicati il 26 novembre, quindi un benvenuto in Bocconi a tutti i ragazzi che hanno passato il test. Il secondo round viene chiamato Winter Session e si terrà dall'8 al 12 febbraio. Ora vi spiego perché è un intervallo di date e non un'unica data come gli anni scorsi. Il terzo round invece viene chiamato Spring Session e si terrà dal 26 al 30 aprile. Non c'è alcuna differenza a livello di contenuto del test in queste sessioni, cambiano solamente le tempistiche e anche i posti disponibili rimanenti, perché chiaramente in ogni sessione vengono allocati dei posti e all'ultima sessione, quindi alla Spring Session, ovviamente ci saranno la maggior parte dei posti occupati e sarà più difficile entrare. Ora vi spiego perché sono un intervallo di date e non un'unica data. A causa dell'emergenza sanitaria il test si è spostato online, mentre prima veniva fatto fisicamente in università e in altre sedi in giro per l'Italia. Per il test Bocconi 2020-2021 tutti i test si svolgono online. Per evitare di sovraccaricare i server con il numero molto alto di persone che provano il test contemporaneamente, si è deciso di distribuire il test in diversi giorni e in diversi turni. Voi avrete la possibilità poi di scegliere lo slot nel quale collocarvi per svolgere il test. Mi raccomando, guardate tutto il video perché alla fine vi spiegherò come si svolge effettivamente il test online, quale programma avete bisogno di scaricare e anche qualche tips per affrontare al meglio il test online. Quindi ora che sapete le date, come fate ad iscrivervi? Vi lascio in descrizione il link della pagina del sito ufficiale dell'Università Bocconi dedicata alla missione. Troverete un link chiamato My Application e quello sarà il portale che vi servirà per iscrivervi, caricare tutti i documenti necessari e successivamente, in caso di esito positivo, immatricolarvi. Quindi è la pagina fondamentale e di riferimento poi per fare tutta la procedura. Come è strutturato il test Bocconi? Il test Bocconi è strutturato in 70 domande a risposta multipla, 20 domande di comprensione dei brani, 20 domande di logica, 20 domande di matematica e 10 domande di ragionamento numerico. Avrete a disposizione per rispondere a queste domande 105 minuti, vi verrà assegnato un punto per ogni risposta corretta, 0 punti se non rispondete alla domanda e la lasciate in bianco e vi verrà tolto 0,2 per ogni risposta errata. Qualche tips riguardo al punteggio e riguardo al tempo a disposizione. L'università stessa specifica sul sito che 105 minuti non sono sufficienti per completare appieno il test, o quantomeno è molto difficile. Quindi entrate nell'ottica di dover rispondere bene e non di dover rispondere a tutto, anche perché c'è un grande disincentivo a sparare la risposta a caso, perché per ogni risposta errata, se ci pensate, non solo vi verranno tolti 0,2 punti, ma non guadagnerete quel punto che avreste fatto facendo la risposta giusta, quindi dal totale massimo realizzabile perdete 1,02. Sparare a caso non è un buon metodo, cercate di prepararvi bene e di imparare a gestire il tempo. La cosa fondamentale è il tempo. In quest'ottica cercate di sviluppare una strategia nel rispondere alle domande. Ad esempio rispondere prima alle domande in cui siete più forti, che ne so, matematica, poi se vi avanza tempo fate la logica numerica perché magari non siete così tanto afferrati in quello. Per farlo dovete fare tantissime simulazioni, tantissimi esercizi e soprattutto cronometrarvi e cercare di diventare molto veloci a risolvere gli esercizi. In descrizione vi lascio il link della simulazione che offre Bocconi in modo tale che possiate farvi un'idea di come
come sono le domande poi al test. Mi raccomando, questo qui è solamente una simulazione. Molti studenti che hanno fatto il test gli anni scorsi hanno detto che la simulazione è molto più semplice rispetto al test, quindi non aspettatevi che tutte le domande saranno così, sarà un po' più complesso. Quanto è il punteggio minimo di ammissione? Allora, qui ho un aggiornamento incredibile, perché ogni anno io dico non c'è un punteggio minimo, l'importante è essere meglio degli altri perché è una graduatoria, quindi non è che prima di un punteggio minimo non siete ammessi. C'è una grande novità, quest'anno c'è un punteggio minimo di selezione. Il punteggio minimo di selezione è di 17 punti, che capite che è una soglia molto bassa rispetto a 70 domande totali da rispondere. Cioè, in pratica, faccio un attimo il calcolo, il 24% delle risposte corrette. Questo non significa che sopra il 17 siete ammessi, anzi, per essere ammessi, qua torna al discorso famoso della graduatoria, serve fare meglio degli altri. Quindi per essere ammessi servirà ben oltre 17 punti per essere ammessi, perché i posti ovviamente vengono allocati su una graduatoria e i primi vengono ammessi fino ad esaurimento posti. Ora vediamo quali sono gli elementi di valutazione per essere ammessi in Bocconi. Per l'ammissione vengono considerati 3 diversi fattori. Il primo è ovviamente il test, che pesa per il 55%. Il secondo è il curriculum scolastico, che pesa per il 43%. Ora vi spiego meglio che cosa significa. E il 2% pesa per eventuali certificazioni linguistiche che possedete, ma non sono obbligatorie, quindi potete anche non averne ai fini dell'iscrizione del test d'ingresso, ma poi le certificazioni vi saranno utili per l'immatricolazione, quindi date un'occhiata al sito per capire che cosa vi serve in base al vostro corso di laurea, perché vi sarà chiesto un livello minimo di inglese per poter immatricolarvi. Che cos'è il curriculum scolastico? È la vostra media dei voti del terzo o quarto anno considerando solamente alcune materie. Nel momento in cui vi iscrivete al test vi verranno chiesti i voti di inglese, di storia, di italiano e di matematica. In più dovrete dire i voti di 2 materie a vostra scelta, che ovviamente saranno le materie in cui avete i voti più alti, e da queste sono escluse educazione fisica, religione e la condotta. Ricordo che la media scolastica pesa per il 43%. Quanti posti sono disponibili nell'anno accademico 2021 e 2022? Saranno attivate 24 classi per un totale di circa 2600 iscritti. I posti disponibili dipendono molto dal corso di laurea. Il più numeroso è il CLEAM, che ha 8 classi da circa 120 persone, mentre ci sono corsi minori che hanno solamente una classe da circa 120 persone. Forse adesso c'è anche qualche corso ancora più piccolo con massimo 80 persone, però non pensate che è più facile entrare al CLEAM rispetto che a un corso più piccolo, perché solitamente i posti disponibili sono proporzionali al numero di richieste. Quindi il CLEAM è un corso con 8 classi, quindi più grandi, più posti disponibili, ma perché c'è tanta gente che vuole entrare al CLEAM. Ora, una domanda fondamentale che vi starete chiedendo sicuramente: come mi devo preparare per il test? Esistono un sacco di libri per la preparazione al test d'ingresso, sono dedicati alcuni specificatamente all'Università Bocconi, alcuni sono un po' più ampi e vi preparano per l'ingresso in economia nelle top università italiane, quindi LUISS, Bocconi, Cattolica e LIUC. Io vi consiglio di fare tanti esercizi, fare un po' di teoria, ma credetemi non è fondamentale fare la teoria, l'importante è capire il meccanismo che c'è dietro gli esercizi e sviluppare un metodo. Come ho detto prima, poi è anche importante avere una strategia, quindi capire a quali domande rispondere prima, quali domande lasciare in bianco. Soprattutto il consiglio più grande che posso darvi è entrare in Top Squad. Top Squad è un network di persone che deve provare il test di ingresso, che è accompagnato passo per passo da studenti che sono già in Bocconi, tra cui anche me. Questo network si sviluppa principalmente su Instagram, un gruppo Facebook e WhatsApp, e all'interno si risolvono esercizi insieme, si fa un po' di teoria insieme, ci si dà dei consigli, e i cosiddetti advisor, che sono i ragazzi che mi aiutano a gestire Top Squad, che ringrazio veramente tantissimo, rilasciano simulazioni, esercizi extra e vi aiutano con tutte le questioni tecniche, come ad esempio le deadline, i documenti da presentare e anche tutta la parte più, diciamo, umana a livello di gestione dell'ansia, di imparare a respirare durante il test, tutte queste cose qua. Se volete entrare a far parte di questo bellissimo gruppo siete benvenuti, trovate in descrizione il link del gruppo Facebook e della pagina Instagram. Se andate sulla pagina Instagram trovate anche tutte le istruzioni per essere aggiunti ai gruppi WhatsApp. Ultimamente novità grandissima di Top Squad è stata Discord. Abbiamo aperto un canale Discord, per chi non lo conoscesse è un programma che permette di parlare con le altre persone all'interno di diverse stanze virtuali. In questi giorni ho visto che il nostro server Discord è molto attivo, ci sono un sacco di ragazzi
ragazzi che stanno svolgendo degli esercizi insieme in modo tale da colmarsi a vicenda i dubbi. E come promesso, ora un breve cenno a che cosa significa fare il test online. Per svolgere il test online, l'università si avvale di un programma chiamato Respondus, all'interno di un'applicazione che si scarica sul computer chiamato Lockdown Browser. Questa applicazione praticamente una volta aperta vi bloccherà tutti i programmi, non potrete fare niente, non potrete vedere altre finestre, fare qualsiasi cosa con il vostro computer se non navigare nel browser di Lockdown Browser, appunto. Nel momento in cui avvierete il test si aprirà questa applicazione all'interno del browser che si chiama Respondus. Respondus sostanzialmente cosa fa? Vi guarda tutto il tempo con la webcam, quindi dovrete necessariamente dotarvi di una webcam, altrimenti non potrete fare il test, e registrerà tutti i suoni. Quello che fa Respondus è sostanzialmente fare gli occhi del professore, quindi controllerà che voi stiate guardando lo schermo e non stiate cercando di copiare, magari guardandovi altrove, avviserà subito il professore se parlate o se sente dei suoni strani. Prima di iniziare il test vi verrà richiesto di inquadrarvi la faccia, di fare un test audio e poi di inquadrare con la webcam la vostra scrivania e il vostro spazio intorno, in modo tale da assicurarsi che non avete libri di fianco, appunti, post-it e quant'altro. Non preoccupatevi, mette un po' d'ansia a sentirlo così. Io ho fatto praticamente 2 sessioni di esami con Respondus, non è nulla di trascendentale. Quello che dovete pensare è che semplicemente è come se foste in aula fisicamente e dovete tenere lo stesso comportamento, né più né meno. C'erano un sacco di jokes sul fatto che Respondus, non so, vi sparava un laser che vi inceneriva se guardavate fuori dallo schermo. È un programma che fa il suo lavoro, ma non è neanche estremamente rigido, perché comunque serve sempre il controllo umano. Quindi se distogliete lo sguardo dallo schermo perché, non so, dovete sbattere le palpebre che vi fa male agli occhi, potete tranquillamente farlo. Probabilmente poi Respondus avviserà il professore andrà a vedere la registrazione perché tutto verrà registrato e verrà mantenuto come file, e sarà il professore poi a determinare se effettivamente stavate copiando o semplicemente stavate riposando gli occhi. Quindi spero di aver risposto alla maggior parte dei vostri dubbi riguardo il test di ingresso in Bocconi. Potete farmi tranquillamente tutte le domande che volete sotto nei commenti, oppure scrivetemi in direct su Instagram. Se non vi rispondo non lo faccio volontariamente, ma perché ricevo veramente tante domande e a volte me le perdo. Vi aspetto in Top Squad, nei gruppi WhatsApp, ci saranno un sacco di ragazzi pronti a rispondere alle vostre domande, super disponibili, che ringrazio ancora tantissimo, grazie advisor. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!